Buongiorno, oggi siamo in compagnia del professor Marco Alloisio, che è responsabile della chirurgia toracica di Humanitas. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, in questo momento, quando parliamo di polmone, si pensa inevitabilmente al Covid-19 e a tutte le complicanze polmonari che questo può causare, ma in questo momento forse con ancora più forza è fondamentale ricordare che non ci si ammala, il polmone non si ammala solo di coronavirus, ma ci sono una serie di patologie polmonari oncologiche che rappresentano quasi l'11% di tutte le diagnosi di tumore nella popolazione italiana. Voi in questo momento qua Corretto. avete continuato a lavorare o vi siete fermati? No, noi abbiamo continuato a lavorare proprio per questo 11%, occupandoci di tumore. Sicuramente i postumi di queste polmoniti interstiziali da coronavirus ci faranno vedere nuove patologie come le fibrosi polmonari di cui ci si interesserà, ma però di fatto il problema oncologico rimane. Devo dire che i dati epidemiologici sono quelli. Circa 1000 persone al giorno in Italia si ammalano di tumore e di queste gran parte hanno una malattia polmonare. Non potevate chiaramente fermarvi di fronte al coronavirus. Perché proprio in questo periodo qua è fondamentale continuare con i controlli, con lo screening? Devo dire che nell'immediato pre-coronavirus l'oncologia italiana e la chirurgia oncologica viveva un buon momento, perché a fronte di un aumento dell'incidenza, sto parlando del mondo occidentale, assistevamo a una riduzione della mortalità. Questo grazie a molti sforzi fatti in campo di prevenzione primaria, di diagnosi precoce e di terapie. Per cui peccato fermarsi, non dobbiamo farlo. I controlli oncologici vanno fatti e gli screening vanno portati avanti. Gli screening, quelli salvavita cosiddetti, che sono quelli della cervice uterina, del colon retto, della mammella e anche del polmone, vanno portati avanti. L'Italia comunque nel mondo occidentale, in Europa, era ai vertici, nonostante magari risorse economiche meno importanti. Questo non lo dobbiamo assolutamente perdere. Per cui screening, diagnosi precoce e controlli clinici, perché in Italia ci sono circa 3 milioni e mezzo di lungo sopravviventi che hanno bisogno comunque di fare controlli. Ecco, lei parla di screening, di controlli, giustissimo. In questo momento però un paziente che vuole entrare in ospedale è sicuro, quindi è passato il momento dell'epidemia, adesso è sicuro un paziente quando entra in ospedale? Sì, voglio ribadirlo questo concetto. Questo è un ospedale sicuro, abbiamo creato dei percorsi di assoluta sicurezza. Diciamo che questa esperienza forte ci ha portato a creare una comunità sanitaria e un'umanità delle cure francamente che neanch'io mi aspettavo di poter avere. Tutti i medici, il personale paramedico e declinando immunologi, pneumologi, endoscopisti e adesso anche fisioterapisti e psicologi, perché stiamo pensando a quelli guariti che comunque dei reliquati possono avere, hanno creato veramente una comunità sanitaria sicura e i percorsi sono assolutamente sicuri. Noi non abbiamo smesso di operare in totale sicurezza e credo che sia giusto che i controlli debbano essere continuati e saranno in totale sicurezza. Ecco, diciamo che il più importante fattore di rischio che un po' si ricorda, un po' così tutte le persone dell'opinione pubblica lo sa, per il tumore al polmone è sicuramente il fumo di sigaretta. In questo momento qua, un po' vittimi della reclusione in casa e del lockdown, sembra che il consumo di sigarette si sia alzato. Ecco, cosa si sente di dire un po' alle persone a casa su questo? Sono molto preoccupato per questo. Immagino. Tenete presente che il dato è questo. Ancora oggi in Italia ci sono 11 milioni e mezzo di fumatori e 5 milioni di ex fumatori. Avevamo raggiunto l'obiettivo di ridurre il numero dei fumatori di circa 1,5 milioni. Purtroppo donne e giovani sono ancora purtroppo nell'occhio del mirino, sono quelli che più fumano. Non possiamo
dimenticarci che comunque l'85% delle persone che io opero di tumore del polmone sono fumatori o ex fumatori, per cui non trinceriamoci dietro ma anche quelli che non fumano possono avere tumore, perché in realtà l'85% sono fumatori. La prevenzione è importante, non esiste una prevenzione migliore di quella che si può fare per il tumore del polmone dicendo alla gente di non fumare. E chi invece ha smesso deve fare comunque dei controlli? Assolutamente controlli, ci sono dei programmi di screening, lo screening con TAC spirale, che ormai la comunità scientifica internazionale ha messo al pari dello screening mammografico, del pap test, per cui stiamo parlando di uno screening salvavita, perché nella popolazione screenata con TAC spirale nel torace noi abbiamo in quella popolazione una riduzione della mortalità del 20-25%. Questo è ancora molto significativo. Con maggior forza ricordiamo adesso continuare a fare screening anche in questo momento qua in ospedali sicuri. Sono d'accordo. Non solo il fumo è un fattore di rischio per sviluppare il tumore al polmone, quali sono gli altri? Ci sono altri fattori. Stiamo nell'ambito della prevenzione primaria, cioè i corretti stili di vita, e chiaramente il fumo è uno dei principali, che sono quelli che ci permettono comunque di prevenire almeno 3 tumori su 10. Mi riferisco a una corretta alimentazione, mi riferisco anche a un'attività fisica. Certo, queste due cose in periodo di lockdown non erano facili da poter attuare, però voglio dire, in questo momento di fase 2, fase 3, sicuramente volevo ribadire questo concetto, che il corretto stile di vita, cioè attività fisica, alimentazione, non fumare, ci può portare a prevenire 3 tumori su 10. Professore, io la ringrazio del tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi. E salutiamo i nostri ascoltatori a casa. Grazie.